Oggi a Dai Roma News. Ammenda per colpa dei raccattapalle. La Roma di Coppa e la Roma di Campionato. Altro che fischi e fischietti. Inizia Dai Roma News. Benvenuti! Prima di iniziare ti ricordo di mettere un mi piace e non mancare di iscriverti al nostro canale. La trasmissione viene pubblicata ogni martedì. Queste oggi sono le notizie di Dai Roma News. Per iniziare, sentiamo il commento di Cuoco tu, Roma, figlia mea. Dopo la partita contro il Monza, la società giallorossa ha ricevuto un'ammenda di 10.000 euro. Questa è la motivazione, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere i propri raccattapalle, dopo la segnatura della rete, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del gioco, costringendo l'arbitro a prolungare di 2 minuti il tempo di recupero. A me sembra che la giustizia sportiva si ricordi a fasi alterne di applicare le regole da lei stessa create. Era da tempo che non veniva applicata una tale sanzione, e come sempre, è stata la Roma a ricordare a lor signori di applicare tale ammenda. Se non sbaglio, l'ultima volta che la Roma aveva ricevuto questa multa è stata contro il Napoli nell'aprile del 2015. Ma ho trovato anche un'altra squadra, il Verona, che è stata sanzionata nel campionato 2021-2022 nella partita Verona-Genoa. Voglio aggiungere che non sono contrario per principio a questa sanzione. Resto però convinto che se questa regola esiste, deve essere applicata sempre, visto che in quasi tutti i campi di calcio, i raccattapalle, quando la squadra che rappresentano è in vantaggio, tendono a scomparire e non solo a ritardare la consegna del pallone. E allora, Cuoco tu, giudice sportivo, fili mi? Ti ricorderai di applicare il regolamento a tutte le squadre? Alla prossima! Do la parola al commento del Il punto del mister. Oggi voglio fare una riflessione sulle due facce della Roma. La Roma di Coppa e la Roma di Campionato. In Coppa è una squadra che se la batte con tutti, ottenendo risultati eccellenti se è vero, come è vero, che abbiamo ottenuto 2 finali negli ultimi 2 tornei. E 2 finali vinte, aggiungo, se quella dell'anno scorso fosse stata arbitrata da un arbitro normale. Secondo il sottoscritto questo accade perché Mourinho è un allenatore specializzato in questo tipo di competizioni. Partite secche, andata e ritorno, dove in trasferta se la cava sempre, e poi in casa fa l'exploit basandosi pure sui 70.000 dello Stadio Olimpico. In campionato, invece, dove ci sarebbe bisogno di continuità, di gioco, di personalità, contro le cosiddette grandi, la squadra non è capace di ottenere medesimi risultati. È un fatto del resto, che negli ultimi 2 anni, contro le grandi le vittorie si contano sulle dita di una mano sola. Personalmente mi ritengo soddisfatto ugualmente, visto che erano circa 30 anni che non accedevamo ad una finale europea, e non ricordo neanche più da quanti anni non la vincevamo. Quindi sto con Mourinho, fino alla fine. Lo ringrazieremo sempre, perché comunque con lui abbiamo vinto. Il resto sono solo chiacchiere da bar. Sempre forza Roma! Siamo arrivati al commento di Parla Pasquino. Dopo la partita di giovedì scorso contro lo Slavia Praga, non dico che mi aspettassi una vittoria contro l'Inter, ma vedere una squadra così timorosa dell'avversario, questo no, non me lo aspettavo. Con l'Inter si può perdere, ma aver paura di giocarsela non è accettabile. Non voglio parlare di tattica e di come Mourinho abbia preparato la partita, ma vedere una squadra rinunciataria in quel modo mi ha dato profondamente fastidio. Nel primo tempo, la Roma non ha effettuato nemmeno un tiro. Non dico in porta, ma nemmeno è mai giunta presso l'area dell'Inter. In difesa la palla veniva spazzata via, alla viva il parroco. Per questo dico, altro che fischi e fischietti. Ci sarebbe voluto una mitragliatrice per far smuovere i giocatori giallorossi. E non mi si venga a dire che a momenti la potevamo anche pareggiare. Oppure che potevamo perdere per 3 o 4 gol a 0. O che ci mancava Dybala, Pellegrini eccetera. Per questa volta stendiamo un velo pietoso su questa partita, e speriamo che sia stato solo un incidente di percorso. E con ciò, ho detto tutto.
E quindi, dai Roma! Questa era l'ultima notizia. Se ti è piaciuta la trasmissione metti un mi piace. Ricorda di seguire le nostre notizie, iscrivendoti al nostro canale. Per riascoltarci, noi pubblichiamo ogni martedì. A risentirci alla prossima edizione di Dai Roma News.